Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un secondo piatto saporito e gustoso, il pollo alla diavola con patate. Seguite il video passo passo per vedere la tecnica di cottura che utilizzo per ottenere un pollo davvero straordinario, dalla cottura perfetta, croccante all'esterno e morbido e succulento all'interno. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare il pollo alla diavola abbiamo bisogno di un pollo, il mio pesa circa 1,3 kg, è già aperto e battuto, logicamente è lavato e strinato. Abbiamo poi bisogno di olio extravergine di oliva, un po' di peperoncino, pepe, salvia essiccata, paprika nel mio caso dolce, sale, aglio, un pochino di limone e rosmarino. Prepariamo subito la marinata. In una ciotolina metto sale e spezie, aggiungo una spruzzatina di succo di limone e olio extravergine di oliva. Miscelo con un cucchiaio. La marinata è pronta. Ora mettiamo la marinata sul pollo, prima da un lato, poi dall'altro, e facciamo un bel massaggio. Ora giriamo il pollo e facciamo la stessa cosa. Questo lavoro può essere fatto anche con un'ora di anticipo rispetto a quando dobbiamo mettere il pollo in forno, e così il nostro pollo assorbirà tutti i profumi e i sapori della marinata, quindi sarà ancora più buono. Ora metto così rosmarino, 2 spicchi d'aglio interi e trasferisco il pollo in una pirofila da forno dove sul fondo ho messo un filo di olio extravergine di oliva. Adesso aggiungiamo ancora un filo di olio, prendiamo un foglio di carta da forno inumidito con acqua e ben strizzato e copriamo il pollo. E ora possiamo infornare il pollo in forno ventilato preriscaldato a 190 gradi per 30 minuti. Io accompagno il pollo con patate al forno, quindi adesso ho tagliato e lavato delle patate,
Andiamo a condirle con paprika, pepe e sale, poi aggiungiamo aglio e rosmarino, mettiamo olio extravergine di oliva, il rametto di rosmarino, 2 spicchi d'aglio e le giriamo con le mani. Le patate sono pronte, possiamo trasferirle direttamente in una pirofila. Ancora un filo d'olio. Anche le patate le copriamo con un foglio di carta da forno inumidita e strizzata. Ora le lasciamo da parte e le lasciamo insaporire, perché noi mettiamo le patate in forno tra 30 minuti, dopo che avremo girato per la prima volta il nostro pollo. Ecco il nostro pollo dopo 30 minuti di cottura. Adesso dobbiamo girarlo. È già profumatissimo. Copriamo ancora con la carta da forno e mettiamo di nuovo in forno a 200 gradi questa volta per 30 minuti. Contemporaneamente inforniamo anche la teglia di patate. È già meraviglioso così. Adesso sforniamo anche le patate. Le patate sono già tenere ma non abbrustolite, quindi passiamo all'ultima fase di cottura. Ho messo un foglio di carta da forno sulla placca del forno e una griglia sulla carta da forno. Adesso dobbiamo mettere le patate direttamente sulla carta da forno. E adagiamo sulla griglia il nostro pollo. Ora mettiamo di nuovo la nostra teglia del pollo con le patate in forno a 220 gradi per gli ultimi 20 minuti di cottura. Non credo che servano tante parole, lascio ascoltare la sua voce. Cottura perfetta, doratura meravigliosa, esterno croccante, carne tenerissima. Ora preparo un bel piatto. Mettiamo qualche rametto di rosmarino per il profumo ed il colore e il nostro delizioso pollo alla diavola con patate è pronto per andare in tavola. Spero che lo rifarete in tanti perché è semplice da preparare ma davvero straordinario. Bene, anche per oggi è tutto.
Io mi auguro che la mia ricetta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.